Dopo 6 mesi e 3.000 km percorsi a piedi in Europa, ho proseguito il mio viaggio in Giappone, approdando a Shikoku, la quarta isola per estensione del paese. Grande quasi quanto la Sicilia, Shikoku ospita il leggendario pellegrinaggio buddista degli 88 templi, il più lungo al mondo con i suoi 1.200 km, ben 300 in più del Cammino di Santiago. La sua peculiarità è che è un percorso circolare che parte dalla prefettura di Tokushima, snodandosi tra montagne, villaggi rurali e coste affascinanti. Arrivato a Tokushima, la gentilezza del personale dell'ostello si è rivelata subito fondamentale. La ragazza alla reception mi ha aiutato a prenotare un alloggio per la notte successiva e senza di lei non so proprio come avrei fatto. Rispetto a Santiago, infatti, è molto più difficile prenotare gli alloggi e i giapponesi non vedono di buon occhio chi si presenti a bussare alla loro porta il giorno stesso. Gradiscono sempre la prenotazione anticipata. In questa prima settimana ho dovuto prestare un'attenzione spasmodica ad ogni mio gesto e ad ogni mia frase. Mi sono reso conto velocemente di essere costantemente sotto esame. In Giappone non basta comprendere le usanze ed essere educati, è essenziale aderire allo stile di vita locale. Potrebbe sembrare ovvio, ma è capitato a tutti di vedere turisti comportarsi come se fossero a casa propria. In Giappone, quello autentico e lontano dai circuiti turistici, atteggiamenti del genere non vengono tollerati. Poco importa quanto si paghi, chi manca di rispetto viene presto accompagnato educatamente alla porta. Tra le caratteristiche più affascinanti del Giappone c'è sicuramente la cucina, e così ho deciso di inserire sulla mappa delle icone lampeggianti ad indicare la presenza di esperienze gastronomiche irrinunciabili se deciderete di visitare un giorno Shikoku. Ho preso un treno locale fino alla stazione di Bando, a poche centinaia di metri dal tempio numero 1. Il primo approccio con il tempio di Jizoji non è stato semplice. Entrando dal cancello principale invece che dal parcheggio, ho ignorato per errore il negozio ufficiale del tempio e mi sono diretto verso quello di fronte. Il commesso, a cui ho chiesto il necessario per il pellegrinaggio, sembrava infastidito dalla mia presenza e si è adirato quando gli ho detto di essere un pellegrino. Consiglio spassionato: se state guardando questo video pensando di intraprendere il pellegrinaggio, vi suggerisco di prendervi mezza giornata per andare fino ad Awa, che si trova a circa 30 km a ovest da Tokushima, e acquistare il tutto presso il negozio di Sumotoriya Asano, ai piedi della salita del tempio numero 10 di Kirataji. Non solo troverete un titolare che parla perfettamente inglese, ma troverete anche una maggior scelta di taccuini per raccogliere i timbri e di altri oggetti utili per il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio di Shikoku prevede infatti una serie di oggetti tradizionali da indossare o utilizzare lungo il percorso che sono indispensabili. Il Sujegasa è un grande cappello conico intrecciato in paglia che protegge dal sole durante il lungo cammino e simboleggia la presenza del Buddha che accompagna il pellegrino. Il wagesa è una fascia di tessuto indossata attorno al collo dei pellegrini e dei praticanti buddisti. Questo oggetto ha un profondo significato simbolico e spirituale. È fondamentale non macchiarlo o rovinarlo, poiché rappresenta l'impegno e la purezza del praticante. La kui è una tunica bianca, fresca e leggera, simile a una camicia lunga. Questo indumento simboleggia purezza e rinascita spirituale. Gli osame fuda sono piccoli biglietti votivi su cui il pellegrino scrive il proprio nome e alcune informazioni personali. Vengono lasciati nei templi come offerta devozionale. Vengono inoltre scambiati tra i pellegrini come se fossero dei veri e propri biglietti da visita e donati in segno di riconoscenza alle persone che aiutano il pellegrino durante il percorso. Il Kongozu è il bastone sacro, simboleggia il supporto spirituale del maestro durante il cammino. Viene trattato con grande rispetto poiché è considerato l'incarnazione stessa di Kobo Daishi. Oltre a offrire stabilità durante il cammino, il bastone ha due funzioni pratiche aggiuntive. Il campanello sulla sommità tiene lontani gli orsi, mentre batterlo con vigore sul terreno aiuta a spaventare i serpenti, riducendo il rischio di incontri indesiderati.
Lo Zuda Bokuru, la borsa pellegrina, è una tracolla bianca che lo accompagna lungo tutto il cammino. Contiene gli oggetti essenziali per il pellegrinaggio, come l'incenso, le candele e il diario per i timbri. Simboleggia semplicità e distacco dai beni materiali. Il Goshuin Cho, il libro dei sigilli rossi, è un taccuino appositamente progettato per raccogliere questi timbri e le relative calligrafie. Nel corso della giornata ho visitato i primi 5 templi, autentici angoli di serenità immersi nel verde rigoglioso. Il silenzio avvolgente e la quiete profonda che vi regnano sembrano incredibilmente distanti dal ritmo operoso della città, sebbene questa sia a pochi passi. Grazie a Bee e Mimi, madre e figlia di Hong Kong che stavano percorrendo il pellegrinaggio in auto e si sono offerte di darmi un passaggio, ho potuto visitare il tempio Taizanji, uno dei 20 templi Bekkaku situati al di fuori del percorso ufficiale degli 88 templi dello Shikoku. Questi luoghi, spesso più intimi e meno frequentati, offrono ai pellegrini un'atmosfera di pace ancora più profonda, lontano dal flusso costante di visitatori. Arrivato alla locanda, ho rimpianto di non aver prenotato la cena, preferendo cercare un ristorante nei pressi, come da mia regola europea, mai mangiare dove dormi. Cosa mi ero perso? Non c'è infatti esperienza più appagante in Giappone che alloggiare nei ryokan, le locande tradizionali. Dormendo sui loro accoglienti futon, con dei cuscini imbottiti di profumatissimi semi di sesamo, le pareti che emanano un fresco profumo di cedro, e le cene e le colazioni preparate da anziane signore maestre nell'arte della cucina giapponese che passano tutta la giornata a preparare manicaretti per voi. Tornerò dal Giappone con la sensazione di lasciare un luogo dove mi sono sentito a casa e questa sensazione sarà via via rafforzata da tanti piccoli aneddoti, come quello che ho vissuto la prima notte in un ryokan. Arrivato, mentre facevo check-in, è uscito un uomo inglese da una delle camere con addosso il kimono che si trova sempre piegato sul proprio futon e che va indossato all'interno della locanda. La titolare mi ha abbandonato di punto in bianco con passo veloce e sguardo irritato, bloccandolo sulla soglia della camera per sistemargli il kimono prima che potesse allontanarsi, incurante del fatto che sotto l'uomo indossasse solo la biancheria. Entrato in camera, ho indossato per la prima volta un kimono, con una certa soggezione dopo la scenata di poco prima. Temevo un'altra reazione collerica della titolare, così, titubante, sono uscito e le ho chiesto di sistemarmelo correttamente. Mi ha squadrato per un istante, poi ha detto una sola parola: Kanke pides. È perfetto. Io ho fatto tutto senza pensarci, come se lo avessi fatto 1000 volte in una vita passata. E credetemi, non è così semplice. In questi primi giorni ho iniziato a familiarizzare con i rituali da osservare nei templi, composti da diversi precisi passaggi. Il primo è l'inchino all'ingresso come segno di rispetto da effettuare di fronte al Sanmon, il grande portale del tempio. Si attraversa il cancello passando sotto l'arco con ai due lati le imponenti statue dei guardiani, i Nio, Agyu con la bocca aperta in segno di forza e Umio con la bocca chiusa a simboleggiare la protezione silenziosa. Il secondo è la purificazione rituale presso il Temizuya, la fontana abluzionale all'ingresso del tempio. Come terza cosa è necessario lavare il bastone che si è utilizzato, inclinandolo verticalmente per lasciar fluire l'acqua lungo esso in modo che sia perfettamente pulito per il prossimo pellegrino. Il quarto rituale è suonare la campana del tempio per annunciare ai monaci la propria presenza. Individuato il tempio principale, si accende una candela, un'offerta simbolica per dissipare l'oscurità dell'ignoranza. Subito dopo, come sesto passaggio, si accendono 3 bastoncini di incenso.
Il primo è un'offerta al Buddha per rispetto e venerazione, il secondo è per purificare l'ambiente spirituale e la mente del pellegrino, il terzo rappresenta la connessione con tutti gli esseri senzienti attraverso la preghiera. Il settimo passaggio prevede la recitazione di versetti in sanscrito del sutra o, per chi come me non lo conosce, della semplice meditazione. Completati questi rituali ci si può rivolgere all'ufficio dei monaci per chiedere il timbro con la frase Onegai shimasu, che significa ti chiedo un favore. Ogni tempio occupa una pagina intera con 4 timbri e 3 frasi dipinte a mano da un monaco esperto di Shodo, l'arte della calligrafia, e che rappresentano il nome del tempio visitato, il nome devozionale del Buddha venerato nel tempio e una benedizione o mantra specifica legata al tempio. Shosanji Temple. Tarak Kokuzo Ho no Kyo. Ok, Arigato. arigato. Queste pagine sono dei veri e propri capolavori e l'arte dello Shodo è custodita gelosamente, con il divieto assoluto di filmare i monaci mentre scrivono sul taccuino, per preservarne l'arte che è tramandata di monaco in ogni singolo tempio. Esistono 2 versioni, una piccola e una grande. Vi consiglio di prendere il taccuino più grande, in quanto la bellezza di quest'arte sarebbe sacrificata sul taccuino più piccolo. Kobbo Daishi, vissuto tra l'VIII e il IX secolo, è una delle figure più venerate nella tradizione buddista giapponese. È considerato un maestro illuminato e un grande innovatore culturale. La leggenda narra che abbia tracciato il pellegrinaggio degli 88 templi di Shikoku e molti credono che il suo spirito accompagni ancora oggi i pellegrini lungo il cammino. La sua figura simboleggia guida spirituale, compassione e saggezza e la sua presenza, sotto la rassicurante forma della sua statua, è ricorrente in moltissimi luoghi lungo il percorso. Lasciato il tempio, si porge un ulteriore inchino e ci si rimette in marcia verso il successivo. Quando si pernotta invece negli ostelli è più semplice trovare gestori giovani e con un buon inglese, come l'ostello Edo Shinagawa, gestito da una coppia dolcissima che mi ha suggerito di cenare in un vicino barbecue coreano, che qui in Giappone spopola come cucina etnica. La tappa più impegnativa di questa prima parte è stata quella attraverso le montagne, con oltre 1000 metri di dislivello e sentieri ripidissimi. La salita è stata resa ancora più faticosa dall'afa e dalle rocce coperte di muschio umido. Ho risalito la mia prima maestosa foresta di Fuji, i cedri giapponesi che inondavano la valle con il loro profumo fresco e resinoso. Solo in quel momento ho capito il segreto delle stanze dei ryokan e delle case tradizionali. Quel profumo avvolgente che le pervade viene proprio da qui, dal legno di questi alberi imponenti. Sulle pendici di queste montagne ho conosciuto Arthur, un ragazzo tedesco che ha lasciato il lavoro per intraprendere questo viaggio e con cui condividerò la prima parte del cammino. In cima alla salita, il tempio numero 12 di Shoshanji è considerato uno dei più difficili da raggiungere, ma è stato ripagato dalla sua posizione immersa in una pace totale.
Visitarlo quasi senza nessuna persona, immerso nel verde, trasmetteva una serenità come se il tempo si fosse fermato, come se il mondo esterno non esistesse. Ancora una volta ho pernottato in uno splendido ryokan. I titolari erano sinceramente felici di accogliermi, in quanto la maggior parte dei pellegrini si ferma stravolta all'hotel alla base di Shoshanji, mentre io ho proseguito 11 km lungo la valle per potermi godere queste antiche locande che incarnano la quintessenza della cultura giapponese. Nei giorni successivi il cammino è proseguito tra splendidi boschi, pianure coltivate a riso e templi concentrati in pochi chilometri fino a tornare in vista della baia di Wakayama. Completato il circuito intorno alla piana di Tokushima, sono tornato all'ostello Pak, dove avevo dormito la prima notte. E sono ritornato anche nello stesso ristorantino suggeritomi dalla ragazza che lavorava alla reception, Hayashi no Okonomiyaki, dove ho mangiato insieme ad Arthur non uno ma ben 2 okonomiyaki, uno dei miei piatti preferiti di tutto il Giappone. Questa prima parte mi ha anche calato nella realtà di Shikoku. Tantissimi chilometri su duro asfalto, complessivamente circa il 90% del percorso. Intervallati da ripidissime salite per raggiungere i templi più isolati. Il percorso prosegue lungo la costa di Shikoku da Yuki a Koshi e attraversa alcuni dei tratti più esposti all'Oceano Pacifico, con lunghe tappe su strade costiere e baie che racchiudono spiagge di sabbia bianca interrotte da promontori rocciosi e porti di pescatori. Dal Tempio 23 ci si lascia alle spalle le colline di Iwasa per scendere verso sud, seguendo la costa fino a Muroto. Questa zona è caratterizzata da scogliere vulcaniche e un territorio più isolato, con lunghi tratti esposti al vento e all'infuriare delle burrasche e con i pochi centri abitati protetti da alti argini di cemento. Dopo aver raggirato il capo, il percorso si apre in lunghi rettilinei che costeggiano il mare, con il paesaggio che alterna spiagge deserte e campi coltivati. Si attraversano piccoli villaggi di pescatori e zone rurali prima di arrivare a Koshi, famosa per il suo mercato Irome, dove si può assaggiare il katsuo no tataki, il tonno scottato tipico della regione, e il castello di Koshi, uno dei pochi in Giappone ancora conservato nella sua struttura originale.
La salita verso il tempio di Kakurinji, il numero 20, è stata brutale. 3 chilometri di rampe e gradini che si arrampicano nel cuore della foresta con quasi 500 metri di dislivello. Ma ogni passo ripagato dalla vista, un tempio splendido, forse il più bello visto finora. Sulle montagne di fronte a me mi aspetta il Tempio 21 di Teriunji, un'opera d'arte di legno scolpito dove ogni intaglio riflette l'abilità dei maestri giapponesi. Tra i due templi il fiume Naka scorre placido in una valle incantata che sembra uscire da un film di Miyazaki. Poco più avanti, una foresta di bambù meravigliosa ha alleviato lo sforzo di un'ultima asperità piccola ma inaspettata. Wow! Questa foresta di bambù e cedri, wow, è meravigliosa. Alla Guest Kitamura il gestore non smetteva di chiacchierare, simpatico e caloroso. Dopo aver lasciato lo zaino, ho approfittato dell'arrivo di un altro viaggiatore per dileguarmi e andare a visitare il Tempio 22, decorato con tanti triskel al posto delle solite svastiche. Spirali a tre bracci, che pur essendo comuni nell'arte celtica, come ho visto in Galizia e Scozia, si trovano sorprendentemente anche nei templi giapponesi. Questi richiami a simboli universali evocano l'interconnessione fra culture lontane e il valore profondo che segni antichi possono conservare attraverso i millenni.
A differenza dell'Occidente, dove il simbolo è indissolubilmente legato al nazismo e alla tragedia dell'Olocausto, nei templi buddisti giapponesi la svastica, qui chiamata manji, è un simbolo antichissimo di buon auspicio, prosperità e armonia, usato per indicare i luoghi sacri sulla segnaletica ufficiale. A tavola, oltre ad Arthur, c'era Gwen, 2 ragazze austriache e un giapponese con una barba bianca che sembrava uscito da un film. Ha fatto il pellegrinaggio ben 17 volte e ci ha mostrato il suo libro dei timbri, spiegandoci che ad un nuovo pellegrinaggio si continua ad usare il libro precedente, con le pagine sovrapposte da innumerevoli segni del tempo che creano un vero e proprio mosaico. Durante la cena, Kitamura ci ha condiviso 2 grandi lezioni. La prima è proprio la citazione che ho scelto per aprire questo documentario. Ichigo Ichie, letteralmente un momento, un incontro, un invito a cogliere l'unicità di ogni istante perché non si potrà mai ripetere. Uscendo dal villaggio di Aratano, ho camminato con Arthur e Ryan, un ragazzo olandese di origini asiatiche che avevo già incrociato ma con cui non avevo ancora avuto modo di parlare. Ho salvato Ryan dal prendere la superstrada per errore, mentre lui ha avuto la prontezza di indicarmi l'imbocco del sentiero storico che ci ha condotti ad un osservatorio con una vista mozzafiato sull'Oceano Pacifico. In seguito, su un isolotto panoramico che ci ha regalato una vista da cartolina, abbiamo incontrato un gruppo di studentesse universitarie giapponesi che sembravano adolescenti, ma che, ci crediate o no, avevano tutte più di 20 anni. A Iwasa l'ostello è davvero splendido e ritroviamo Nina e Ceci, le 2 ragazze austriache con cui avevamo cenato la sera prima. Fatto il check-in, io e Arthur abbiamo inforcato le biciclette messe a disposizione dell'ostello per andare in spiaggia. L'acqua dell'oceano era incredibilmente calda, una sorpresa assoluta. La sera siamo invece usciti a cena con le ragazze e ho avuto modo di scoprire che la moda dell'Aperol Spritz da Venezia ha contagiato anche il Giappone. La tappa da Iwasa a Caio è stata lunga, calda e afosa. La mattina siamo partiti spavaldi, seguendo il consiglio del simpaticissimo gestore di Panda House. Prendere la strada costiera senza traffico, con un paesaggio bellissimo. Si è rivelata più lunga di 5 km rispetto alla superstrada, ma ne è valsa la pena nonostante il caldo torrido. Questa deviazione ci ha portato al tempio numero 4 del Bangai, ma avevo promesso di lasciare un Osama Fuda, il bigliettino tradizionale di ringraziamento, promessa mantenuta.
Iniziare lo Shikoku già a metà settembre probabilmente è stato un po' troppo presto. L'ideale sarebbe iniziare ai primi di ottobre per completarlo a fine novembre. Il gestore della guest house, un ex surfista con le pareti piene di medaglie, mi ha rassicurato che tra qualche giorno il caldo dovrebbe finalmente calare. Per raggiungere Sakyamacho si percorrono 28 km tranquilli. Finalmente sto imparando a gestire meglio l'asfalto, fermandomi spesso e arrivando senza affanni nel pomeriggio. Anche questa sera il Ryokan è splendido. Io e Arthur abbiamo le camere migliori con vista sul mare. La signora che lo gestisce ci ha preparato una cena raffinata e gustosa. Tonno tataki, sashimi di pollo e seppia, zuppetta di acciughe, cosce di pollo morbidissime, zuppa di miso e ovviamente tantissimo riso. Mangiare ad ogni pasto con questa varietà è un toccasana per il mio fisico. Sento che il mio stomaco non è mai stato così leggero e allo stesso tempo non mi sono mai sentito così bene. Ho proseguito il cammino con Philip fino al Tempio 24, situato alla fine di Capo Muroto. Philip oggi mi ha regalato un paio di buoni turistici della provincia di Kochi, regalati dalla Proloco locale per incentivare il turismo, in quanto, anche se il Giappone è oggi affetto dall'overtourism, lo è solo nel classico percorso turistico Tokyo, Kyoto, Hiroshima, mentre questa regione è ancora del tutto sconosciuta agli occidentali. Durante la salita verso Konomineji ho ammirato la raccolta e l'essiccazione del riso sulle terrazze lungo il percorso. Questo tempio è meravigliosamente posizionato su una collina che domina la costa. Mentre gli altri pellegrini si fermavano nella parte principale, io ho deciso di esplorare la sezione più antica del tempio. Per arrivarci ho dovuto farmi strada tra enormi ragnatele dei ragni neri e gialli che trovo praticamente ovunque. La mia altezza non mi aiuta, i giapponesi che mi precedono si aprono dei varchi che arrivano sino alle mie spalle e quindi passo le giornate sui sentieri indeciso se guardare in alto per non finire in una di queste enormi ragnatele o in basso dove rischio ad ogni passo di pestare un serpente velenoso. Non sembra confortante, vero? Non lo è. Al ristorante sul porto Akishirazu ho gustato il kirimen kamage, pesciolini di pesce spada su riso accompagnati da ostriche fritte. Ho dovuto più volte fare i complimenti al cuoco.
A Kochi mi ero segnato diversi ristoranti Zakawa da provare, la versione giapponese delle osterie italiane. Ma il titolare della guest house mi ha tassativamente consigliato di cenare al mercato di Romi, dove non solo ho mangiato un'ottima tattaki di tonno, sushi e ricci di mare, ma ho anche avuto modo di passare la serata chiacchierando con 3 simpaticissime ragazze giapponesi. La concentrazione di templi racchiusi in pochi chilometri intorno a questo capoluogo di provincia mi permette di lasciare lo zaino all'ostello. Dopo giorni e giorni con 24 kg sulle spalle, camminare senza peso è come volare. Decido quindi di visitare il castello di Kochi, uno dei pochi rimasti intatti in Giappone. È bellissimo, con la sua struttura bianca e le travi nere, che mi ricorda vagamente quello di Meiji. Dopo un'ottima colazione a base di croissant e dolci giapponesi, vado a visitare il tempio di Chikurinji. La sua pagoda rossa a 5 piani è spettacolare, l'unica così alta su tutta l'isola di Shikoku. Ma la vera sorpresa è il belvedere dall'altro lato della collina, che offre una vista incredibile sulla città. A pochi passi dal tempio c'è uno degli orti botanici più famosi del Giappone, con oltre 3000 specie diverse e dedicato a Tomitaro Makino, il padre della botanica giapponese. Dal Tempio 32 al 33, il cammino mi ha riportato sulla costa, attraversando il villaggio di pescatori di Nida.
Mi fermo per pranzo da Tosa Tataki Dojo, un'istituzione in Giappone. Si dice che proprio in questo luogo, durante il periodo Edo, sia nata la celebre tataki di tonno, scottata ancora oggi come un tempo sul fuoco vivo della paglia. Un traghetto mi permette di attraversare il fiume Kagami per raggiungere il tempio 33 di Sekkeiji, che custodisce l'altare più elegante che abbia visto in vita mia. Da Kosha Capo Shizuri il cammino si snoda lungo strade tranquille, tra risaie che scintillano sotto il sole pronte per il raccolto e colline coperte di fitte foreste. L'Oceano Pacifico è sempre sullo sfondo, regalando scorci aperti e brezze salmastre che spezzano il caldo dell'entroterra. Attraverso piccoli villaggi rurali, dove il tempo come sempre rallenta, si incontrano case in legno con giardini curati, minuscole stazioni ferroviarie dimenticate e negozi di alimentari che vendono i giri fatti in casa. La strada si fa più ondulata avvicinandosi a Kubokawa, con dolci salite che conducono a punti panoramici da cui lo sguardo abbraccia l'orizzonte. Qui la fatica del viaggio si dissolve nel ritmo lento della vita locale, tra vecchi zakawa, onsen nascosti e il profumo del pesce grigliato che si diffonde nell'aria della sera. Queste tappe sono probabilmente tra le più complicate di tutto il cammino. Altri 100 km di costa, tutti su asfalto, senza alcun tempio da visitare e con pochissimi villaggi. Molti le saltano e non posso biasimarli, ma anche se ci sono 30 gradi e i piedi iniziano a soffrire, tengo duro e sfrutto i consigli del parroco basco di Santiago. Mi fermo ogni tanto ed immergo i piedi nell'oceano per 10 minuti, quanto basta per sgonfiarli e ripartire. Ritornare per colazione al panificio di ieri era un obbligo, il dolce più famoso, il Tengu Gasa, mi era sfuggito. Buono sì, ma soprattutto mi ha ricordato quanto ami le panetterie giapponesi, con le loro vetrine ordinate e luminose, piene di piccole meraviglie dal dolce al salato. Vado pazzo infatti per la delicatezza delle brioche farcite con crema di azuki, la morbidezza dei melopan appena sfornati e il contrasto sorprendente dei curry pan, croccanti fuori e cremosi dentro. Ogni visita è una scoperta, un viaggio fra sapori che uniscono tradizione e influenze europee con un tocco unico e inconfondibile. Oggi si riparte zaino in spalla, direzione la costa, 30 km sotto un cielo finalmente azzurro, con un sole brillante e la temperatura che sta diventando sempre più mite. Ho lasciato Koshi, una città che mi ha fatto davvero stare bene, e mi sono rimesso in cammino verso Usacho. Una giornata tipica qui a Shikoku. Villaggi curati nei minimi dettagli, ramen bar con pareti tappezzate di manga e templi incantevoli avvolti nei boschi di cedri. Con serate che si chiudono come sempre nei ryokan, dove la gente si ritrova per mangiare e brindare in compagnia. Kanpai. Le spiagge di Usako sono spettacolari e finalmente sono anche riuscito a fotografare una delle farfalle nere dalla lunga coda. Piccole soddisfazioni. A dire il vero, di farfalle ce ne sono ovunque. Shikoku sembra l'isola perfetta per loro, svolazzano lungo il sentiero, si posano sulle foglie e attraversano la strada senza fretta. Camminando ne ho attorno a decine, di ogni forma e colore,
ma ovviamente non si mettono in posa per me. Un pellegrino giapponese incontrato al Tempio 36 di Seryunji, posto sul promontorio della penisola di Usacho, mi ha suggerito di prendere il battello. L'idea di variare il percorso mi piaceva molto e così ho attraversato questa baia stupenda, lunga 10 km di oceano nascosto fra colline e vegetazione, con le aquile che volteggiavano sopra di me e le case galleggianti dei pescatori tutti intorno. Dallo sbarco mi rimanevano solo 11 km a piedi da percorrere in 2 ore per arrivare a Susaki, una città portuale industriale. Pausa a yakisoba, poi visita il Daizenji, uno dei templi Bangai, fuori dal percorso ufficiale. Meritava davvero tantissimo questa deviazione, perché la vista sulla baia da qui è spettacolare. Sono quasi arrivato a destinazione quando Norubu, un ingegnere meccanico in pensione, mi raccoglie lungo la strada con il suo mini pick-up. Mi porta lungo la costa, una deviazione bellissima che avrei completamente perso, visto che il percorso ufficiale inspiegabilmente passa nell'entroterra, lungo una statale trafficata. È un grande appassionato di fotografia e conosce tutti i punti più suggestivi e mi racconta con orgoglio che una sua foto di un airone sarà pubblicata domani sul giornale locale. Insiste anche per offrirmi la cena, ma il ristorante che aveva scelto era chiuso, quindi ripieghiamo su un supermercato e mangiamo su un crinale con una vista mozzafiato. Come mi accade sempre più spesso, quella che sembrava una giornata tranquilla e abbastanza pianificata si è trasformata ancora una volta in una serie di magnifici imprevisti. Oggi arrivo a Kure, paese di pescatori noto per il tonno bonito, e mi metto diligentemente in fila con altri giapponesi per mangiare da Tanaka Sengyoten Ryoshikoya. Scegli il pezzo di tonno fresco che vuoi e te li servono come sashimi o tataki. Fenomenale! Segnatevi assolutamente questo nome. Una visita al mercato dei pescatori e riparto tardi, quasi alle 11. Ho ancora più di 20 km davanti e il passo Nanako da attraversare. Il sole oggi in più si fa sentire di nuovo caldo e afoso. Il cammino oggi mi pesa, c'è troppo asfalto e troppo ritardo accumulato. Oggi è stata la giornata dei regali. Normalmente trovo una o al massimo 2 persone che mi offrono qualcosa lungo il percorso. I giapponesi che incrocio infatti sono gentilissimi e fanno gara a rifocillarmi. Mandarini, una focaccina alla marmellata di fragole e persino una bottiglia di tè da un ragazzo in auto. Tutto in una sola mattinata. E le prossime tappe non saranno da meno, 70 km in 2 giorni. Dormirò in tenda, non mi dispiace dopo tante settimane in magnifici ryokan. Ma diciamocelo, portare la tenda è stato un errore o un eccesso di prudenza, non sembrando così semplice trovare alloggi in ogni villaggio. La realtà è ben diversa. I ryokan fanno parte dell'esperienza di Shikoku quanto gli 88 templi che si visitano. Non c'è modo infatti più autentico di queste confortevoli locande per calarsi appieno nella cultura giapponese.
ultimi 10 km lungo la costa mi portano su quella che è la spiaggia più bella di tutta Shikoku, la spiaggia bianca di Shimonakae. Per raggiungere il Tempio 38 devo percorrere un circuito intorno a Capo Shizuri di circa 35 km, che mi permette di lasciare lo zaino a Ryokan di partenza. Il tempio di Kongo Fukuji è il vero protagonista. Ovunque trovo statue e dettagli da osservare, tra cui la meravigliosa tartaruga di pietra posta all'ingresso. Sulla via del ritorno, sosta in un bar sul mare come se fossimo in riviera. Ho gustato un lassi in un bar etnico lungo la spiaggia. È una bevanda di origine indiana a base di yogurt, acqua, curcuma e mango, ma unita alla raffinatezza giapponese era deliziosa come non l'avevo mai gustata. Tornato a Shimonokae, ho ripreso i miei amici surfisti al tramonto, con riprese davvero spettacolari. Poi una cena con sashimi di tonno e un'ottima orata al forno. Così si chiude una giornata perfetta.